La tesi di laurea rappresenta la fase conclusiva del percorso di formazione. A partire dall'apprendimento sviluppato nel corso di studi frequentato, attraverso la tesi di laurea lo studente deve quindi dimostrare di aver acquisito una capacità di approfondimento, una consapevolezza critica dei nessi tra le discipline considerate e una specifica competenza. In questo senso, l'elaborato finale va inteso come una attività scientifica che addestra all'acquisizione di una metodologia di lavoro, alla capacità di strutturazione logica del pensiero, alla costruzione di un piano di lavoro pertinente e centrato rispetto agli obiettivi, all'organizzazione dei tempi in funzione delle risorse. La tesi, quale lavoro conclusivo finale, serve inoltre a consolidare e ampliare le opportunità di accesso a successivi percorsi di formazione specialistica e al mondo del lavoro, a partire dall'esplorazione dei temi selezionati all'intersezione tra teoria e prassi. Se ben fatto, un elaborato finale consente quindi sia di completare la formazione di base e conseguire un buon punteggio finale, sia di maturare conoscenze utili all'avvio di successivi percorsi di studio e professionali. In quanto attività scientifica, il lavoro di tesi, indipendentemente dalla sua tipologia, si pone degli obiettivi di ricerca a partire dall'argomento che si intende approfondire. Il tema deve essere di personale interesse se lo si vuole sviluppare con costanza, innescata da motivazione e curiosità e non dall'obbligo di concludere. Cosa significa approfondire? A partire dalla conoscenza generale dell'argomento, in parte affrontato già durante il corso di studi, si tratta di individuare all'interno di questo un aspetto specifico, un punto di vista, una interpretazione originale che si voglia meglio comprendere e poi decidere attraverso quali step si ottiene il risultato atteso. L'approccio scientifico richiede infatti che ci sia una linearità e conseguenzialità logica del discorso, che rafforza le argomentazioni sostenute proprio sulla base del rigore metodologico adottato. È pertanto fondamentale definire sin dall'inizio obiettivi e metodo del lavoro, che siano possibilmente anche chiari dalla lettura dell'indice dell'elaborato. In aiuto alla strutturazione logica del pensiero è utile definire una domanda di ricerca, intesa come quesito specifico e mirato che può emergere dalla lettura critica del contesto, quale inquadramento generale e premessa al problema a cui si intende dare una risposta. La conseguente costruzione del metodo è costituita dalla scelta e sviluppo di una o più attività messe in campo, come l'indagine bibliografica, la selezione e l'analisi dei casi studio, le interviste, le esplorazioni progettuali, le elaborazioni grafiche, le simulazioni, eccetera, per rispondere attraverso adeguate argomentazioni alla domanda iniziale. L'organizzazione e articolazione dipende naturalmente dall'ambito disciplinare in cui si interviene, adottando strumenti e approcci specifici più o meno teorici, sperimentali, comparativi o progettuali. Come riferimento iniziale suggeriamo la lettura del testo estratto dal celebre libro di Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea. Ad esempio, Umberto Eco suggerisce di iniziare l'elaborazione di una tesi a partire dalla impostazione di un piano di lavoro, che comprenda un titolo, un indice e una introduzione.